Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Ciao! E dopo lunghissima attesa anche benvenuti a un nuovo appuntamento della serie Cooking with Jiu-Jitsu. Già il nome è fuorviante perché dovrebbe essere Cooking with Daniele, perché il 90% del lavoro, ormai lo sapete, lo fa lui. La ricetta di oggi è bella sfiziosa, come avrete visto dal titolo. Infatti vi faremo vedere come preparare dei ravioli al vapore fatti in casa. Ora, non so voi, ma io quando vado al ristorante cinese o all'all you can eat orientale, uno dei piatti che prendo sempre in quantità industriali sono proprio i ravioli cinesi, e ho sempre pensato che si trattasse di uno di quei piatti che a casa era impossibile replicare, e poi lui mi ha aperto un mondo. Non è così difficile, no? Perché la sua versione casalinga dei ravioli al vapore è pazzesca. Va bene. Per me è pazzesca. Quindi, se anche voi volete stupire con dei ravioli al vapore fatti in casa, tra l'altro scoprirete molto presto che si tratta di una ricetta anche abbastanza facile da realizzare, restate con noi ed ecco quali sono gli ingredienti che vi serviranno. Per l'impasto dei ravioli al vapore serviranno soltanto 350 g di farina e 160 g di acqua calda. Sì. Dopodiché invece per il ripieno, intanto le quantità che vi sto dando sono per circa 20 ravioli. Sì, più o meno. Per quanto riguarda il ripieno ci sono tantissime versioni diverse di carne, di pesce, vegetariane. Noi abbiamo scelto il ripieno con i gamberi, quindi 300 etti di gamberi, 3 o 4 cipollotti, 2 o 3 carote, dello zenzero, e poi fondamentale è la salsa di soia e il mirin, che è un vino di riso. Vino di riso, sì. Un vino di riso. Poi opzionali, ma noi le aggiungeremo, dello scalogno e dell'aglio in polvere. Molto bene, adesso che abbiamo tutti gli ingredienti abbastanza chiari, iniziamo ovviamente con la preparazione dell'impasto per i ravioli. Come sentite, noi abbiamo messo già l'acqua a scaldare nel bollitore. Se avete un'impastatrice andate a pesare direttamente la farina nel contenitore dell'impastatrice, se no ovviamente farete in un altro modo, se andrete ad impastare a mano. Quindi misuriamo 350 grammi di farina. E adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Perfetto, a questo punto ovviamente mettiamo nell'impastatrice e la facciamo andare per quanto tempo? Finché l'impasto non si amalgama, immagino, giusto? Sì. Giusto. Ci siamo, l'impasto è pronto, deve essere morbido ma non appiccicoso, e mi sembra che così sia. Adesso lo prendiamo e facciamo una pallina, quindi un po' lo lavori anche a mano, ma appena. Sì, appena. Dopodiché cosa succede? Bisogna lasciarlo riposare? Mentre facciamo le altre cose lui sta un attimino lì. Quindi non deve riposare tantissimo, però appunto la prima cosa è quella di preparare l'impasto. E dopo ci dedicheremo anche al nostro ripieno, che come vedrete di nuovo è facile. Eccoci qua al momento del ripieno. Dunque, la sostanza, riassumendo brevemente, è che bisogna tritare insieme le carote e il cipollotto, poi se volete fare come noi anche lo scalogno. Il modo più semplice per farlo è se avete un tritatutto, se no anche a mano con la mezzaluna. Noi ovviamente usiamo il tritatutto.
volta tritate le verdure passiamo a tritare la parte fondamentale di questa ricetta, che sono i gamberi. Abbiamo tritato i gamberi, adesso possiamo finire il ripieno aggiungendo 5 cucchiaini di mirin, 5 cucchiaini di salsa di soia, poi grattugeremo un po' di zenzero e mezzo cucchiaino di aglio in polvere. Il ripieno è pronto finalmente. Come avete visto non abbiamo cotto niente perché il ripieno cuocerà al vapore insieme ai ravioli. Era giusto dirlo perché uno si dice: ma questo ripieno, no? Solo io la prima volta sono rimasta, va bene. Adesso lo copriamo e lo mettiamo da parte una mezz'oretta in modo che si insaporisca bene anche con la salsa di soia, il mirin e tutte le cosette che abbiamo messo. Lo copriamo ovviamente con della pellicola. Nel frattempo noi andiamo a stendere la pasta per i ravioli, che dopo chiaramente andremo a farcire. Daniele ha steso la pasta, adesso utilizzando o una formina se ce l'avete, noi utilizziamo un bicchiere, andiamo a creare dei tondi che devono essere circa 7-8 cm. come diametro, cioè abbastanza capienti per poter ottenere un raviolo. Se sono troppo piccoli poi non ci sta il ripieno. Quindi procediamo così, facciamo tutti i nostri tondi. Questo è solo metà dell'impasto, è meglio dirlo perché sennò uno dice non dovevano uscirne 20, ne usciranno 7. Si spera, questo è quello a cui ambiamo, quindi vai, via di tondo. Abbiamo i nostri tondi di pasta per i ravioli pronti. Noi li cuoceremo, ovviamente, essendo dei ravioli al vapore, guess what? Li cuoceremo al vapore. Per farlo abbiamo, non so se la vedete qua dietro, una vaporiera che rende il tutto molto più semplice. Se non avete una vaporiera potete cuocerli nelle pentole, quelle col cestello per cuocere al vapore, e comunque alla fine stringi è essenziale che li cuociate al vapore. Quindi prima di iniziare a farcirli con il nostro ripieno magari andiamo a preparare la vaporiera in modo che poi sarà subito pronta. Mentre la vaporiera va in temperatura, pensavo ci volesse molto di più, comunque noi ci dedichiamo alla parte divertente, che è la farcitura del raviolo. Se andate su YouTube, e già che siete qua, ci siete già, se fate un giro altrove vedrete che ci sono 8000 tutorial su come chiudere i ravioli cinesi a mano. Volendo, siccome noi siamo entrati nel furore assoluto per il raviolo al vapore, abbiamo comprato anche questo aggeggino che è fondamentalmente un chiudiraviolo. Proveremo a farvi vedere sia a mano che con questo, che è facilissimo, ma anche a mano vedrete che è facile. Poi non è che devono essere super perfetti perché alla fine sono casalinghi. Quindi andiamo a prendere il ripieno e mettiamolo all'interno. Bagniamo un po' i bordi con dell'acqua e poi andiamo a chiuderlo.
facendo delle crespe, delle piccole pieghe. Facciamo il ripieno, molto più semplice. Un po' d'acqua sul bordo. E voilà, andiamo a chiudere. E voilà. Daniele è stato bravissimo, ha preparato un po' di questi ravioli che adesso ovviamente dobbiamo cuocere al vapore. Dunque i ravioli di verdure e di pesce possono cuocere un po' meno, il che significa 10-12 minuti. Se invece li fate con la carne il procedimento è lo stesso, ma cuociono un po' di più, diciamo circa un quarto d'ora. Importantissimo per dargli proprio l'aspetto, quello del raviolo del ristorante cinese, che poi è anche più gustoso da mangiare sotto i denti, una volta finita la cottura al vapore, passa in una padella calda in modo che si scotta un po' e ha proprio quel look da raviolo doc che piace tanto a me. Quindi andiamo a cuocerli nella vaporiera, molto semplice, li si mette lì e loro fanno il loro lavoro. 10-12 minuti. Adesso prendiamo i ravioli che hanno cotto al vapore e li mettiamo ad abbrustolire in pentola, una pentola bella calda, con un goccio di olio di semi al fondo in modo che non si attacchino, e li facciamo cuocere, più che altro li facciamo abbrustolire per dargli quel po' di croccantezza in più. Adesso che sono abbrustoliti al punto giusto, li possiamo impiattare. Ed ecco qui i ravioli finiti e pronti per essere gustati. Solo due informazioni di servizio, perché se questo è il vostro primo tentativo di creare questa ricetta, lo spessore della pasta incide anche sulla cottura, quindi più la tenete sottile meno cuoce, non tenetela però né troppo sottile né troppo spessa, perché nel primo caso si forano e nel secondo diventano un po' troppo gommosi. Che altro dire? Se questa ricetta vi è piaciuta, come sempre noi vi invitiamo a cliccare mi piace in modo che possiamo saperlo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno delle prossime ricette e anche dei prossimi video in generale. Detto fra noi, non so quando ci sarà una prossima ricetta. Se invece proverete a realizzare i ravioli al vapore seguendo questo video, ci piacerebbe tantissimo se mi taggaste nelle foto dei vostri risultati, perché siamo molto curiosi di vedere come ve la caverete. Detto questo, per oggi non c'è altro, vi ricordo soltanto che sul blog troverete altre immagini della ricetta finita insieme alla lista di tutti gli ingredienti necessari per averla un po' sempre sott'occhio. Bene, ho detto veramente tutto, vi salutiamo, Ciao. un bacio gigante, noi ci vediamo alla prossima, ciao!